Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto e vi do il benvenuto nel mio canale. Mi raccomando di iscrivervi in maniera tale da rimanere sempre aggiornati sugli ultimi video. E per vedere questi ultimi video subito dopo la pubblicazione mi raccomando anche di cliccare sulla campanella. Oggi siamo tornati per l'ennesima volta a Rioberto, ma siamo molto più a monte delle volte scorse e precedenti. In particolare siamo tornati lungo un tratto in cui affiora il bedrock, semplicemente il substrato roccioso. In questo caso è principalmente composto da una roccia che si chiama mica scisto, al cui interno vi è molta grafite e quindi si chiama generalmente mica scisto grafitico. Queste rocce altresì sono anche molto ricche in ferro e quindi sono considerabili delle hot rocks, semplicemente delle rocce che un comune metal detector VLF, che significa semplicemente Very Low Frequency, è il principio su cui si basa il funzionamento dello strumento, riporterebbe come segnale a causa della forte componente in ferro. In questo caso siamo giunti su questo sito con un altro metal detector che funziona invece con un altro meccanismo detto Pulse Induction. L'SDC 2300, uno strumento alquanto costoso tanto che funzionante in questo contesto, non rileva questo tipo di roccia come fosse un hot rocks e nel momento in cui questa fosse veramente ricca in ferro andrebbe comunque a fornire un suono molto diverso e ciò fa sì che semplicemente riusciamo a scartare il segnale come semplicemente non aurifero. Perché abbiamo portato un metal detector come questo in questo contesto? Prima di tutto perché, come vedrete successivamente, queste fessure sono molto ricche di sedimento intrappolato, l'oro è molto pesante e vi si intrappola durante soprattutto le piene. L'utilizzo di questo strumento, in questo contesto, è simile a quello di un segugio, grazie al quale semplicemente ci permette di individuare le fessure che potenzialmente potrebbero contenere dell'oro. Fate però molta attenzione, in quanto anche l'utilizzo di uno strumento come questo che vi elimina il segnale delle rocce ricche in ferro non vi eliminerà purtroppo i segnali di rifiuti metallici di diverso genere, soprattutto quelli riconducibili a pallini formati da piombo. Purtroppo l'utilizzo di un SDC 2300 della MyLab, ma ci sono anche altri strumenti della White sempre con lo stesso funzionamento Pulse Induction, vi permette sì di discernere le hot rocks quali sono semplicemente, come in questo caso, i micascisti grafitici ricchi in ferro, però e soprattutto non vi permette di discernere i piombini oppure i rifiuti metallici in genere. Ci sono da considerare alcuni fattori. Per esempio, i piombini hanno proprio una dimensione e una densità che riconduce anche i segnali di conseguenza a delle piccole pepite d'oro e quindi semplicemente quello che produrrà il metal detector come segnale non vi farà capire se è un piombino formato da piombo piuttosto che una piccola pepitina e vi obbligherà semplicemente a scavare il target oppure a porre in uno stesso piatto o secchiello diversi target con segnale simile e successivamente a lavarli in maniera tale da capire se era veramente oro piuttosto che piombo. Nel caso in cui invece troviate dei rifiuti metallici in generale, questi tendenzialmente avranno un suono che andrà oltre scala e quindi rimarrà un suono fisso. Quando dico oltre scala è veramente semplice e successivamente andrò proprio a farvi vedere cosa significa. Giacomo sta utilizzando il suo SDC 2300 a MyLab, questo strumento che finora vi ho descritto, ha trovato un target circa al centro dell'inquadratura dove c'è la paletta, l'ha rimosso, l'ha posto all'interno del piatto in cui precedentemente aveva messo il setaccio e di conseguenza adesso, per mezzo della poca acqua accessibile, sta andando a lavare i sedimenti i quali dovrebbero contenere anche il target. Allora adesso Giacomo sta facendo delle prove perché in quel piccolo barattolino ha delle monete e giustamente quando uno è alle prime sessioni con il metal detector deve farsi l'orecchio sul segnale. I metal detector soprattutto sono degli strumenti che talvolta vi possono fornire indicativamente una traduzione del segnale, nel senso che magari il metal detector vi potrebbe consigliare questo segnale è ferro, questo segnale è altro. Ecco, però alla fine il mio consiglio è quello soprattutto di utilizzare il metal detector come uno strumento che vi fornisca un segnale. Siete poi voi a dover interpretare il segnale.
In questo caso Giacomo sta usando le cuffie in quanto per le pagliuzze e granuli d'oro che stiamo cercando al momento attuale è necessario usare le cuffie. Hanno un suono talmente flebile che più che far così non si può, e di conseguenza cerca le pagliuzze e granuli d'oro all'interno di quelle fessure. Tenete sempre conto, i rifiuti tendono a essere sia sui lati che nel fiume, ma per esperienza personale posso dirvi che tendono a essere più che altro situati al centro dell'alveo, dove scorre la maggior parte dell'acqua durante le piene. In questo caso siamo stati molto fortunati, in quanto semplicemente, come potete osservare, tutto il substrato roccioso fiora lungo il fondo del torrente, e quindi di conseguenza, soprattutto adesso che c'è poca acqua, possiamo andare a indagare dove vogliamo. Utilizziamo un metal detector per cercare eventuali pepite di maggiori dimensioni. Mi sa che c'è un altro piombino qua. Logicamente per ogni pepita che troviamo in questa maniera un metal detector, almeno altri 30 segnali sono composti da spazzature di vario genere, che per ovvi motivi di tempo e di spazio non vi faccio vedere tutti, perché logicamente sarebbe alquanto noioso. Però al di là dei ritrovamenti, quello che voglio passarvi è il metodo di ricerca. La ricerca col metal detector, in questo caso pulse induction, è una ricerca molto difficile, è una ricerca coinvolgente e pionieristica per alcuni versi. Sono strumenti molto utilizzati all'estero, mentre in Italia sono utilizzati principalmente per il rinvenimento di reperti di vario genere, i quali logicamente devono essere dichiarati secondo normativa nel caso in cui fossero reperti di un certo valore archeologico. Ma al di là di questi aspetti, noi stiamo utilizzando questi strumenti per la ricerca di oro nei fiumi, i quali principalmente vengono usati in due situazioni. La prima è come segugio per cercare le fessure con maggiore valore. Logicamente troveremo fessure anche ricche in ferri, ricche in rifiuti e ricche in piombini. Queste fessure, anche se danno questo segnale, non è detto che non contengano oro. L'oro è un metallo pesante e si potrebbe concentrare anche in quelle fessure, soprattutto in quelle fessure, semplicemente però magari non ha le dimensioni adatte per essere ritrovato facilmente. Un altro aspetto a considerare, anch'esso importante, è il secondo utilizzo, il quale semplicemente, nel nostro caso specialmente, andiamo a operare il metal detector nel momento in cui abbiamo finito di lavorare un sito, soprattutto le fessure. Noi facciamo crevicing. In questa seconda tecnica semplicemente utilizziamo il metal detector come una sorta di spazzino, cioè andiamo a vedere le fessure che abbiamo già scavato, lavorato, se nel caso in cui avessimo dimenticato dell'oro. E già più di una volta è successo che sono usciti di grandi ritrovamenti, anche diversi grammi. Logicamente in questo caso voi vi starete chiedendo: ma ha lavorato male per trovare diversi grammi in questa maniera? Dipende, certamente alla base sta un non corretto sfruttamento della fessura, però è anche vero che le pepite e pezzi d'oro talvolta sono presenti in fessure talmente di infinitesimale di dimensione che uno semplicemente non bada, perché come in questo caso specifico è impossibile andare a scavare tutte le fessure presenti in questa località, e quindi uno va per esperienza a lavorare solamente quelle degne della vostra attenzione. Si crea quindi una sorta di paradosso nel quale il metal detector sia viene utilizzato come strumento di individuazione di fessure, sia per ripulire le fessure che avete lavorato, sia nel momento in cui voi avete lavorato bene e sia nel momento in cui voi avete lavorato male. Comunque conviene adoperare il metal detector. Ma andiamo quindi a darvi qualche consiglio per adoperare al meglio il vostro metal detector, in questo caso pulse induction. Giacomo sta utilizzando questo metal detector facendo sì che la piastra sia il più vicino possibile alla località di ricerca, in quanto questo tipo di piastra più di 8-10 cm di profondità il target non lo sente. Più il target è vicino alla piastra, più lui sentirà facilmente il suono relativo. Un altro indicatore interessante dell'SDC, in quanto vedete che l'SDC non ha uno schermo come molti altri metal detector, è questo semplicemente questo LED rosso. Il suono più è alto e più semplicemente i LED saranno accesi verso destra. Quando va fuori scala tutti i LED saranno accesi e semplicemente sentirà lui il suono, che non avrà più un proprio range di individuazione, bensì sarà un suono fisso fuori scala. Allora, quindi il primo consiglio che vi do è di tenere sempre la piastra il più possibile ravvicinata al terreno, in maniera tale da gestire al massimo la profondità.
Inoltre, se il terreno fosse umido, come in questo caso, avrete a che fare con una profondità di individuazione leggermente maggiore del normale, in quanto il terreno è maggiormente conduttivo. Il secondo consiglio che posso fornirvi è quello soprattutto di utilizzare cuffie. Usate le cuffie. L'oro in Italia tendenzialmente, soprattutto lungo i rimontani, non ha una dimensione tale come le pepite in Australia. Avrà un peso tendenzialmente variabile da 1/10 di grammo in su, ma con questo detector diciamo che già sentiamo pepitine di 1/10 di grammo anche leggermente minori di 1/10. Senza le cuffie non sentirete l'anomalia, in quanto in questo caso non si tratta di un suono vero e proprio, bensì di un'anomalia rispetto a un segnale di fondo. Le 16300, come altri metal detector, hanno questo suono fisso che sentite in questo momento. Si chiama rumore di soglia. I target che sentirà Giacomo in questo caso saranno un'anomalia in questo rumore di soglia. Più il target è piccolo, ovviamente minore sarà il suo peso, tanto più questa anomalia sarà semplicemente attutita. Va da sé che l'utilizzo di cuffie in questo caso è la maniera più performante per sentire queste tipologie di target molto minuti, e soprattutto di conseguenza si tratta di pagliuzze granuli d'oro di un peso variabile, ma tendenzialmente intorno, in questo caso specifico, a 1/10 di grammo. Allora Giacomo in questo momento ha trovato un target, però questo target, come potete osservare, è circa al centro dell'alveo. Vedete che rispetto al rumore di fondo c'è semplicemente la threshold, il rumore di soglia, che è questo, che sentite in questo momento. Adesso mettendo la piastra sul segnale cambia e vi è una sorta di anomalia nel segnale. Questo indica il target. Dal punto di vista dei LED dello strumento, come vedete, viaggiano circa a metà scala, quindi non arriva a un rumore di soglia. Questo potrebbe essere un buon target, però tenete conto che adesso lo sta sentendo almeno 5-6 cm di distanza. Quindi adesso Luca con la pila sta andando a osservare questa località Ce l'ho io nello zaino. e alla ricerca di una eventuale pepitina che affiora. E qua si va un po' per tentativi, fin tanto che si trova. Adesso vedete che si sta avvicinando e il segnale diventa più intenso. Adesso Luca sta lavando quindi il piatto di conseguenza, abbiamo ancora quel piatto che contiene la maggior parte e questo piatto invece che contiene ancora un po'. Non so se qua dentro. Solo per farvi vedere un'idea, da mezz'ora che scaviamo per sottosuono, quindi proprio lo facciamo per passione, perché come vi ho già spiegato 9 volte su 10 è metallo, rifiuti vari. Sì, è sopra. Ferro. È proprio tanto alto. Sì, è un piombino. Un piombo. Vedere? È un piombino, un piombino. È un piombino. Fai una prova col metal. Nient'altro. Vedi che arriva fino quasi a fondo scala, ma non va a fondo scala pienamente. È Giacomo crucciato. Che tristezza. E questo solo per darvi l'idea che succede 9 casi su 10 in questo Rio. La ricerca col metal detector in Italia non è una ricerca semplice e logicamente i video che vedete online in cui fanno vedere dei ritrovamenti sono quelli più belli, sono quelli che forse anche vi avvincono di più, però poi alla fine della fiera, se uno vuole dirvi la verità come è veramente, anche se la verità a nessuno piace mai, è che la maggior parte delle volte scaviamo target di questo genere, semplicemente rifiuti. E quello che però voglio anche dirvi è di non abbattervi nel caso in cui troviate dei pezzi di chiodini, piombini, eccetera, perché soprattutto è questo il caso in cui magari nella fessura si sono anche fermate delle pagliuzze d'oro e dei granuli d'oro. E quindi comunque pulite sempre le fessure che danno un segnale che potrebbe essere ferro. Primo perché non sapete se il segnale indica veramente il ferro che va fuori scala, piuttosto che invece se è una pepita di grandi dimensioni che anche essa andrebbe fuori scala.
e secondo, dove si fermano i rifiuti potrebbe anche essersi fermato dell'oro. Ci vediamo al prossimo video. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando di iscrivervi, di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati nel momento in cui escono nuovi video. Ricordate che vi sono nuovi video il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 10, e soprattutto che ho aperto anche un piccolo blog sul quale metto degli articoli per approfondire ulteriormente gli argomenti di questi video. Come sapete, alcuni argomenti si trattano meglio in un articolo scritto. Escono sempre alle 10 il giovedì per fornirvi sempre più nel tempo un approccio pratico ma al contempo stesso anche teorico a questa disciplina e migliorare quindi le tecniche di ricerca insieme. Ci vediamo al prossimo video.